Ciao ragazzi, come va? Come state? Benvenuti e bentornati. Io sono Simone di simonepols.com. Su questo canale di solito parliamo di come imparare le lingue straniere. Però ho visto che è piaciuto moltissimo il video che ho fatto sulla mia vita in Uruguay e ho deciso di fare una seconda parte in cui racconto un po' come sta andando, cosa sto facendo e come sono andate le ultime settimane. L'idea iniziale era restare in Uruguay 5 settimane, giusto per vedere un po' come si vive da queste parti, perché come detto nell'altro video ho viaggiato tanto in Sud America, non ero mai stato in Uruguay e mi sono detto vediamo un po' come si sta. Nel frattempo sono passati quasi 2 mesi e mezzo e io sono ancora in Uruguay, ancora a Montevideo. Ho dovuto cambiare un paio di appartamenti perché ovviamente mi era scaduto il contratto di affitto. All'inizio ci ho messo un pochino per conoscere la città, perché a Montevideo non c'è esattamente un punto in cui tutta la gente esce la sera dove ci sono tutti i locali, ma sono un po' sparsi in giro per la città. Devo dire che ultimamente, da quello che mi hanno raccontato vari amici, si sta sviluppando, sta crescendo molto tutto il quartiere che si chiama di Cordon, dove ci sono molti nuovi locali e forse è quella lì l'area dove si concentrano un po' i locali e la vita notturna. Però non è l'unica, come detto, sono un po' sparpagliati per tutta la città. Una cosa che amo dell'Uruguay è che in ogni angolo vendono gli alfajores, che sono di fatto dei biscotti, dei dolci, potremmo dire, dei biscotti ripieni, molto spesso con il dulce de leche, che è di fatto zucchero e latte. È buonissimo ragazzi, a me fa impazzire, potrei mangiarlo tutto il giorno, tutti i giorni. In realtà ho fatto così per le prime 2 o 3 settimane, poi probabilmente sarei morto, quindi ho iniziato a mangiarlo come una persona normale, diciamo, no? Non penso che nessuno si mangia un barattolo intero di Nutella la settimana in Italia. Ecco, la stessa roba qui con il dulce de leche. E poi ho iniziato a fare cose normali che fa una persona normale che vive in un posto. Cerco di andare in palestra 2 volte alla settimana, ho ricominciato a correre. Devo dire che qui è veramente bellissimo perché la Rambla, che è tutta questa, diciamo, passeggiata lungo il mare, che in realtà, da quello che mi hanno detto, non è mare perché è ancora considerato il delta del fiume fino a Punta del Este, che è un'altra città in Uruguay. Da lì in poi è considerato oceano, però in realtà non si vede la fine, quindi potrebbe tranquillamente, per quanto mi riguarda, già essere un mare, perché è veramente gigante. E c'è questa passeggiata dove tutti praticamente vanno a correre, che è lunga non so quanti chilometri, sicuramente penso più di 30 chilometri, che unisce Montevideo con poi le altre città che ci sono lungo la costa. Non so onestamente quanto vada avanti, però è bellissimo per correre la mattina o per fare una passeggiata la sera, chiacchierare con gli amici, è molto carino. Come avevo anticipato nell'ultimo video, ho iniziato poi il corso di Project Management, lo sto facendo online con un'azienda brasiliana 2 volte alla settimana, quindi siamo sullo stesso fuso orario. Dall'Europa sarebbe stato veramente impossibile riuscire a seguire questo corso in portoghese. Una cosa che ho notato e che mi ha sorpreso un po', perché ad esempio in Italia è molto difficile che succeda, anzi secondo me non succede, e anche in Austria è la stessa cosa, e anche in Germania dove ho vissuto non ho mai visto questa cosa, i prezzi cambiano molto da un quartiere all'altro della città. Cioè c'è una catena ad esempio che vende la pizza e nel quartiere dove vivevo prima la pizza costava l'equivalente di 5 euro, nel quartiere dove sto vivendo adesso la stessa pizza della stessa catena venduta da un altro locale della stessa catena costa quasi 10 euro, quindi è quasi il doppio. E ho detto ma com'è che succede questa cosa? È strano, e mi hanno spiegato poi amici che in realtà dipende molto dal quartiere in cui uno vive. Ci sono quartieri che costano un po' meno, quartieri che sono un po' più cari. Non so se è una cosa che succede solo a Montevideo o in Uruguay in generale o in America Latina in generale. Magari se qualcuno ci ascolta e ci guarda dall'Uruguay potete scrivermi nei commenti ragazzi, perché mi interessa capire un po' come funzionano questo genere di cose. In generale di Montevideo mi piace anche molto il fatto che è super vicina al mare, cioè a parte in
Montevideo, nella città stessa, ci sono diverse spiagge, però come detto non è esattamente un mare. In pochissimo tempo, in realtà a neanche un'ora probabilmente di macchina, già le spiagge migliorano molto, sono molto più carine. Infatti tutta la gente di Montevideo quando va al mare di solito non va al mare in città, ma prende la macchina, va appena fuori dalla città oppure prende il pullman che è super comodo e se ne va al mare. Nel frattempo io ho esplorato un pochino alcune altre città della costa, sono stato a Piriápolis, che è una città un po' più su, sono stato fino a Punta del Diablo, che è vicino al confine col Brasile, avevamo già visto nell'altro video che ero andato a Cabo Polonio. Sono tutti posti bellissimi, a me piace molto, diciamo, questa atmosfera molto rilassata, molto tranquilla che c'è a Punta del Diablo, che c'è anche a Cabo Polonio, molto rilassata, molto tranquilla, un po' hippie, un po' chill, molto tranqui, è molto bello. Mi hanno detto tutti che nella parte al confine col Brasile cambia molto la lingua, si inizia a parlare un po' un portugnol, un misto tra spagnolo e portoghese. Sarebbe molto interessante vedere anche quello, però non sono andato così vicino al confine, quindi onestamente non posso dire molto su questo tema. Sono stato al concerto della Vela Puerca, che è un gruppo rock, una band, una delle credo più conosciute, più famose dell'Uruguay. È stato bellissimo, hanno fatto il concerto allo stadio, ragazzi, e la gente davvero li ama. Loro non dovevano fare grandi cose per, diciamo, scatenare il pubblico, ma la gente già ancora prima di iniziare il concerto aveva i telefoni con la luce accesa, ha iniziato a cantare, è stato fantastico, un'atmosfera bellissima, un gruppo che io non conoscevo in realtà prima di arrivare in Uruguay, me ne ha parlato un'amica e poi poco a poco mi sono reso conto che davvero lo conosce chiunque. Se vai in giro nei bar molto spesso c'è la loro musica qui a Montevideo, ma un po' in tutto l'Uruguay, e mi sono divertito un sacco, è stato davvero bello anche conoscere e integrarsi un pochino in quello che fanno le persone qui a Montevideo, qui in Uruguay. In realtà mi sono fatto anche 2 settimane di stop dal lavoro e di vacanza pura e ho attraversato l'Uruguay fino ad arrivare a Paysandú, che è una città al confine con l'Argentina. Ho attraversato la frontiera, tra l'altro è stato molto divertente perché non si poteva attraversare la frontiera in taxi e non c'erano pullman che attraversavano la frontiera, quindi ho dovuto arrivare alla frontiera in taxi, poi dovevo attraversare a piedi. Ciao ragazzi, come va? Sto attraversando il confine tra Argentina e Uruguay. In questo ponte, in realtà questa che vedete qua è la dogana. Per il Covid hanno chiuso la frontiera, quindi si può attraversare soltanto a piedi e o con una macchina di proprietà. Io non ho una macchina qui ovviamente, quindi sto camminando. Attraversando in realtà ho praticamente fatto l'autostop, anzi ancora prima di voler fare l'autostop si è fermato un pick-up, una coppia di signori argentini che avranno avuto una 60ina d'anni. Mi hanno detto vuoi un passaggio? E io gli ho detto grazie ragazzi, perché se no avrei dovuto attraversare il ponte a piedi, ci avrei messo non so quanto tempo. E ho passato un po' di tempo nella regione di Misiones, che è una delle regioni più a nord dell'Argentina, che confina con l'Uruguay e con il Paraguay, fino ad arrivare alle cascate di Iguazú, che io avevo sulla mia lista dal 2016, dal mio primo viaggio in Argentina. Sono bellissime ragazzi, io consiglio a chiunque, se siete in zona o anche se non siete in zona, venite, andate a vedervi le cascate perché sono veramente belle, sia il lato argentino che il lato brasiliano. Io poi ho continuato il mio viaggio attraversando il Paraguay fino alla capitale Asunción, passando per Ciudad del Este e imparando qualcosa anche del Paraguay, che era un paese in cui non ero mai stato e non conoscevo. Il Paraguay mi è sembrato super economico, quindi davvero costa pochissimo e secondo me vale la pena per farsi un'idea di come si vive in un paese di cui in generale in Europa perlomeno non si sente molto parlare.
E quindi eccomi qua, questo è un po' un aggiornamento sulla mia vita in Uruguay. Se non l'avete visto, date un occhio al primo video dove vi parlo della mia vita in Uruguay, altrimenti se siete curiosi e volete sapere come ho imparato lo spagnolo, date un occhio a quest'altro video. Tra l'altro, presto, credo, arriverà un video sullo spagnolo parlato in Uruguay, perché mi sono appassionato tantissimo e sto introducendo un sacco di parole che si usano qui nel mio modo di parlare spagnolo. Grazie a tutti e a prestissimo. José sabía que no puede ser que esos amores no...